Quindi vediamo la pianificazione di volo, quindi arriviamo sempre di più sul drone. Questa sezione vorrei aiutarti a pianificare al meglio il tuo volo già da prima di scendere in campo. Quello che ti mostrerò sarà il foglio di calcolo fornito da Pix4D per il controllo GSD, la programmazione di un volo a waypoint con Mission Hub di Litchi. Questo è un po' quello che abbiamo visto prima del GSD, soltanto che in questo caso lo applichiamo inserendo i dati di volo del drone. Per questo caso specifico vorrei mostrarti una cosa. Sto passando su Excel, quindi praticamente questo è il foglio che vi dicevo che potete scaricare dal sito pix4d.com e quindi qua all'interno potete inserire i dati. Qua, se non sbaglio, ho inserito dei dati probabilmente che era proprio del vostro rilievo, quindi la larghezza del sensore è di 23 cm, la lunghezza focale è di 35 mm, l'altezza di volo 600 metri, questa è la larghezza del vostro sensore, l'altezza, quindi GSD 5 cm e 20 vi era venuto in questo caso. E quindi questo è un esempio, quindi vi basterà compilare questi valori per poi ottenere i relativi valori. E quindi chiaramente 5,20 è alto perché solitamente viene messo un limite di 5. Dopo aver visto il foglio di calcolo del GSD, un'altra cosa importante nella pianificazione di cui ti volevo parlare è il Mission Hub di Litchi. Quindi questo consente di programmare un volo aggiungendo manualmente waypoints e importando una rotta in formato ad esempio .csv. In questo caso specifico ho programmato una rotta con un dislivello costante tra il drone e il terreno sottostante. Tutte le mappe sottostanti sono di Google, quindi questo è un caso che ho analizzato dove praticamente ho inserito i waypoints via via spostando i limiti dell'area, stabilendo una distanza verticale tra una strisciata e l'altra e quindi infine stabilendo che la distanza fosse costante tra il terreno e il volo dell'APR. Qua a destra è quello che è stato riprodotto su... Hai dato le quote di volo punto per punto? Gli ho dato sì, una selezione globale, punto per punto, i dislivelli che doveva mantenere in maniera costante dal terreno. Quindi ogni punto doveva rispettare questa regola, diciamo. Quindi a destra il KML e adesso vediamo più nel dettaglio appunto questo procedimento. Quindi lì c'è una delle migliori soluzioni alternative per far volare un drone DJI. Prima del volo potrai infatti personalizzare i waypoint inserendoli comodamente al tuo computer desktop o laptop, perché la Mission Hub praticamente è dedicata solamente ai computer tramite l'applicazione online Litchi Mission Hub, perché altrimenti c'è l'app per smartphone. Per accedere a Mission Hub dovrai registrarti su flylicci.com e quindi loggarti con la tua username e password. Io questo chiaramente l'ho già fatto. Questa fantastica applicazione gratuita ti consentirà di pianificare, l'unico limite è di avere 99 waypoint e potrai anche esportare tutto in formato HTML, come ti dicevo prima, in modo da poterlo aprire su Google Earth Pro oppure da darlo in pasto al tuo drone come missione. Allora, qua ti volevo mostrare un po' come funzionava, perché ho fatto una panoramica, quindi innanzitutto ti mostro prima un po' le impostazioni, poi ci andiamo direttamente su Litchi, così ti verrà più semplice Quindi prima di tutto dovrai impostare settaggi, poi chiaramente andare a inserire i tuoi waypoints e a fare la tua missione. Quindi come settaggi cosa potremo mettere? Quindi innanzitutto l'unità di misura nostra sono i metri ed in mod potrai scegliere quindi la modalità automatica se desideri che la prova del tuo APR punti verso il waypoint successivo, invece initial prevede una direzione di default verso il nord, oppure manual hai controllata dall'utente durante il volo, oppure custom puoi personalizzare la direzione della fotocamera, l'orientamento angolare del singolo waypoint, quindi questo che è un po' più particolare. Azione finale, questo è molto importante, puoi scegliere se il drone rimanga sull'ultimo punto cliccando su non, su RTH il return to home, land atterra sul terreno nel punto sottostante l'ultimo waypoint, back to one ritorna al punto primo e poi c'è reverse. Questa funzione consente di percorrere il percorso al contrario tirando verso sinistra la levetta del controllo. Di questo fondamentalmente è il setting iniziale. Poi ci sono anche questi altri elementi che sono il pitch mode, ovvero se vuoi che l'APR segua un percorso a zigzag oppure con delle curve more
morbide, e poi infine l'estensione della curva, puoi personalizzare. Io qua poi in dettaglio ho inserito anche altre cose che potrei leggere con calma. Quindi anche altre impostazioni come la velocità di crociera, ad esempio in funzione della programmazione di un Excel mi è venuto fuori questa cifra, 18 km orari, e anche la velocità massima. Nel caso che vuoi che tenga la stessa velocità, allora queste due velocità basta che le fai combaciare. Quindi puoi specificare anche l'intervallo di scatto in secondi, anche questo lo puoi ricavare da un Excel allo stesso modo. Ma vedo che c'è già anche la possibilità. Esatto, e poi puoi controllare la gimbal manualmente dal controller del tuo drone, che in questo caso se è disabilitato il default gimbal pitch mode, oppure puoi aggiungere un punto di interesse se fai clic su focus point of interest. Oppure interpolate potrei definire il pitch angle e l'heading dalla camera per ogni waypoint e lì ci interpolerà dolcemente ogni cambiamento tra waypoint. Poi infine c'è la possibilità di selezionare il primo waypoint, poi tenendo premuto col tasto control ne selezioni un altro, e ancora se vuoi selezionarli tutti fai clic qua in basso su select all. Una volta che li selezioni tutti, chiaramente tenendo conto eventualmente di selezionare il primo, che chiaramente partirà da quota 0, quindi il primo dovrebbe essere aggiuntivo solitamente, questo dipende chiaramente dal tipo di rilievo che vuoi programmare, potrei selezionare una di queste due opzioni, quindi altitudine 120 metri o l'altezza che preferisci. Io in questo caso ho inserito 120 metri perché era quella che mi interessava inserire, però rispetto a che cosa? Quindi sopra il terreno, quindi above ground, o sopra la posizione corrente. Quindi in questo caso faccio clic su above ground, mi dà esattamente per ogni waypoint praticamente questa altitudine, quindi in automatico l'ICI mi posizionerà ogni punto con il dislivello di 120 metri rispetto al suolo sottostante. In base a quale riferimento? Il riferimento è la mappa di Google, con le coordinate appunto tridimensionali, insomma il sistema di riferimento globale ti darà appunto queste coordinate. Quindi già questa opzione secondo me è fantastica perché davvero con pochi clic ti dà questa possibilità. Altrimenti above current, questo ti dà la possibilità di tenere costante l'altezza rispetto al primo punto. Lui dal punto di decollo tiene sempre quella quota, fregandosene del terreno. Qua infine puoi usare il batch edit, selezionando almeno 2 punti potrei effettuare delle operazioni simultanee che riguardano appunto queste due postazioni che abbiamo visto, e poi infine una cosa molto interessante riguarda questo pulsante più che c'è sotto e ti consente appunto di accedere ad una di queste impostazioni. Io ho esplorato l'impostazione tilt camera, che è fondamentale secondo me per una pianificazione di volo, perché non ti dimentichi di ruotare la telecamera in fase di decollo, perché questa solitamente è una procedura che viene eseguita manualmente dall'operatore in fase di decollo e purtroppo uno potrebbe dimenticarsela. Beh, l'ICI ti dà questa possibilità e quindi già dalla fase di decollo, se devi fare chiaramente un rilevamento nadirale, devi mettere meno 90 gradi. Non conviene. In fase di decollo l'obiettivo va a toccare a terra. No, cioè tu gli dici parti magari dal punto 1, al punto 2 sei in quota per il primo waypoint. Dal primo waypoint tu vuoi che lei tenga la camera ruotata a 90 gradi. Per non stare mezz'ora a cliccare sul controller o per non rischiare di dimenticartelo, allora glielo imposti. E in automatico tutti i waypoints manterranno quell'inclinazione. Oppure puoi mettere 0 gradi nel caso di una facciata. Vediamolo qua. Quindi qua sono logato io sull'ICI, quindi cosa dovrei fare? Importarti un file, ad esempio ho creato il file che ti mostravo prima. Praticamente vedi, io adesso ho impostato di default tutti a 120 metri, però è con l'altra impostazione. Quindi io posso selezionare il primo, selezionare il secondo e fare clic qua in basso su select all, li seleziono tutti e poi in alto faccio clic su questo checkbox che c'è scritto above ground, clicco qui, faccio clic su apply, applica, e quindi zoomando io mi accorgerò che sicuramente nel punto 1 ci saranno 120 metri che corrispondono a 120 metri perché è il primo. Poi via via vedi che mi dà questo valore tra parentesi che è ad esempio 281 in questo caso 288 e nel punto più alto ad esempio da 15, vedi? Quindi chiaramente lui in base a questa funzione si mette tutto a posto. Poi chiaramente
è possibile fare queste curvature tra un waypoint e l'altro. Te lo faccio vedere modificando questo valore curve size, poi ad esempio metto 70%, vedi? Sì. Chiaro che devi farci un po' attenzione, sennò viene una porcheria. Poi muovendo tra uno e l'altro ti dà qua la distanza parziale della strisciata, vedi? Se tu sai che devi mantenere una distanza costante, conviene. Fai in automatico? No, questo no, purtroppo no. L'unico problema è questo. Ti prende un po' di tempo, diciamo, questa cosa. Quindi ti dicevo, qui dal setting abbiamo visto le impostazioni che ti mostravo prima. Non so, volevi vedere qualcosa di particolare qua di Lici? Ah, l'esportazione mi dicevi. Tu dicevi se salvava in quale formato? KML me lo accetta. Sì, Se KML. mi mantiene le quote. Perché non te le dovrebbe mantenere? Perché quando io ho importato file che erano in KMZ mi manteneva la quota di ogni punto, Sì. ma li faceva solo il perimetro, ma non mi manteneva invece, e però non me lo accettava il KMZ, mi accettava il KML, volevo capire, però in teoria dovrei provarlo a importare sulla radio del matrice per capire se lui lo accetta o no, capito? Questa eventualmente potrebbe essere una Sì. cosa che facciamo Sì, poi si può fare una verifica, infatti. Quindi questo era un po' un approfondimento che ho fatto su Lici. Ok. Spiegarti un po' le cose che potresti ottenere già in maniera automatica, senza doverci pensare, diciamo, nel momento del rilievo. Alla fine gli dai in pasto questa cosa e il drone, diciamo, dal punto 1 parte e fa tutto. Diciamo che Lici mi potrebbe essere utile per pareti verticali, non per quello orizzontale, già me lo fa lui in automatico. Però dover progettare un qualcosa di graduale e perciò che va salendo ma anche spostandosi mi potrebbe essere utile. Mi mantiene la quota di elevazione. Ti faccio vedere un attimo anche quest'altro foglio di calcolo che ti dicevo, ha condiviso l'ingegner Beretta. Io l'ho un po' compilato, diciamo un po' con quei parametri del Zemus P1 e ho ottenuto questi valori, quindi un pixel a terra di 1,5 centimetri per un'altezza di volo massimo di 240 metri circa. L'altezza che ho utilizzato di volo, quella auspicabile, sia questa di 120 metri, sì, infatti mi ridà il valore di 1,5 di pixel, e qua sotto vedi appunto la larghezza delle footprint che corrisponde a 123 metri per 82 metri. Qua sotto ho la sovrapposizione che ti dicevo all'inizio del corso, 75% tra due scatti in direzione longitudinale e in direzione trasversale 60%. Un altro dato interessante di questo foglio di calcolo è stata la possibilità di calcolare i secondi, vedi qua 4,1. E quindi anche quello ti aiuta per far tornare i conti, perché chiaramente cambiando i secondi poi ti cambia l'overlap. Questo per darti un'idea.